Buongiorno a tutti, questo è il primo di una serie di video tutorial per illustrare il funzionamento del programma 3D Slicer. Esso è gratuito e si può scaricare liberamente. Non appena aperto, questa è la maschera generale. Vediamo in questo primo video i comandi base. In questo menu a tendina sono presenti i moduli di 3D Slicer. Quelli più importanti sono Add Icon Data per importare Icon, il Data Tree per visualizzare le immagini caricate e markups per tracciare punti e linee. Facciamo un esempio assieme. Andiamo in Add Icon Data. Inizialmente avrete queste zone vuote. Man mano importerete gli esami, verrà compilato. Semplicemente import icon files, selezionare la cartella, per esempio ho fatto una cartella tutorial, possiamo selezionare gli esami del paziente, ho anonimizzato questi file in modo da rispettare la privacy e vedete che è apparso un primo paziente, normalmente si vede cognome e nome e i dati salienti. Questa prima maschera individua il paziente, nella seconda, se non fosse stato anonimizzato, vedreste una sigla del tipo RX piuttosto che CT. Per proseguire è sufficiente selezionare lo studio e premere Load e appare l'immagine. Per tornare al punto precedente è sufficiente cliccare su Show Icon Database. In questo caso particolare il dataset contiene solo una immagine, spesso ve ne sono più di una, in questo momento questi comandi sono disabilitati, ma nel caso aveste più di una immagine potrete semplicemente cliccare sulla seguente fino a trovare quella opportuna. Vediamo alcuni comandi base. Lo zoom si fa premendo CTRL e muovendo la rotella, il pen, ossia lo spostamento, premendo Shift e clic sinistro, piuttosto che premendo la rotella e muovendo il mouse. Vediamo subito un comando interessante per RX, è l'aggiustamento del contrasto che funziona come tutti i visualizzatori d'icon, per ricordarsi di attivarlo e tornare sul cursore. Nel caso avessi più serie, come per esempio se importassi degli esami CT, potrei accendere e spegnere l'esame desiderato da un elenco con il bottone presente in questa colonna. Il layout, ossia come vengono visualizzati i dataset, si può impostare in View, Layout e quello attuale è il 4up con le seguenti modifiche. Abbiamo Axial che si può modificare andando a posizionare il mouse sulla puntina piuttosto che Coronal e Sagittal.
questo sta alle preferenze di ciascuno, si può cambiare, e nel riquadro in alto a destra invece vi è la visualizzazione 3D. Al momento non si vede nulla, ma se accendiamo l'occhiolino, per esempio in questo caso dobbiamo porci nella vista inferiore, abbiamo la nostra immagine, tuttavia nelle 3 dimensioni. Non ha molto senso per l'esame radiografico, ma immaginate di vedere il modello 3D delle ossa e avere l'esame tomografico. Una nota a margine: per motivi del software dobbiamo scegliere la vista inferiore e quella assiale per vedere l'esame radiografico, che tuttavia è in antero-posteriore, sia nel piano coronale nella realtà. Accettiamo questo piccolo escamotage e vediamo ora gli altri comandi più interessanti. Sempre nel menu in alto è possibile accendere questi flag, che sono rispettivamente un puntatore che si può attivare o meno premendo il tasto Shift. Esso coordina tutti e 3 i piani e li centra sul punto che stiamo indicando. E quest'altro bottone invece fa sì di avere delle linee in corrispondenza dei piani, ossia, come vedete, muovendoci nel piano assiale la linea gialla, nel piano sagittale, scusate, la linea gialla nel piano assiale si muove e così per quella coronale. Molto utile per l'esame tomografico, meno per quello RX. Possiamo disattivarli e vediamo ora il modulo markup che serve per segnare punti e linee. Lo si può selezionare dalla scorciatoia piuttosto che dal menu a tendina. Assicuratevi di avere attivo il Toggle Markup Toolbar e per farlo bisogna selezionare questo menu a tendina e premerlo. A questo punto conviene sempre impostare fin da subito questa opzione Place Multiple Control Points, in modo tale che quando aggiungiamo un markup possiamo aggiungere più punti di controllo, più landmark successivi. Vediamo un esempio. Scusate, cancelliamo questo. Iniziamo con un nuovo punto. Se ci posizioniamo, per esempio, in corrispondenza della testa del femore, possiamo indicare i punti della corticale. Una volta che abbiamo terminato, premiamo il tasto destro, possiamo cambiare il contrasto per facilitarci questo compito, quantomeno. Possiamo anche ingrandire la singola maschera facendo doppio clic oppure premendo questa icona. È possibile visualizzare o meno i landmark accendendo o spegnendo l'occhiolino e possiamo allo stesso modo tracciare delle linee. Aiutiamoci sempre con una scala, ok, con un contrasto ottimale. Una volta tracciata la linea non è fissa, ma si può ancora modificare. È buona norma, anzi è opportuno per rispettare
la logica del codice assegnare sempre come primo punto della linea quello dal lato mediale e come secondo punto quello dal lato laterale. Quindi nascondiamo momentaneamente questa linea. Ecco, come vedete abbiamo già due linee, purtroppo nel momento in cui si termina di tracciare una prima linea, già il software propone e ne crea una nuova. In questo caso si può fare clic col tasto destro, eliminare, oppure assegnare i nuovi punti. Per semplicità nascondiamo la prima linea e inseriamo i punti della seconda. Come detto, prima mediale, poi laterale. Nel successivo video vedremo meglio i landmark e le linee da assegnare per calcolare gli angoli dell'arto inferiore. A questo punto possiamo vedere l'icona che attiva e disattiva la possibilità di scrivere o richiamare del codice. Posta in alto nelle scorciatoie, si chiama Python Console. Vedremo poi come utilizzarla. Infine, giusto un'informazione riguardo al salvataggio, si può premere l'icona oppure da menu File e Cypher in genere propone di salvare soltanto i nuovi file, in questo caso è tutto nuovo e quindi abbiamo le spunte su tutte le righe. Vedremo poi che non sempre è necessario salvare tutto, ma se suddividiamo nelle cartelle opportune evitiamo il salvataggio di doppioni. Quello che è valido è sempre premere su Change Directory o Selected Files e selezionare la cartella dove salvare. Ad esempio, possiamo scegliere una delle nostre cartelle. Una volta selezionata, non dovremo fare altro che premere Save. Questo è quanto come introduzione.